Fanatec volante Formula 1 eSport V2 con QR2. È il volante entry level della lineup di Fanatec. Vi ricordo sempre che qui sotto ci sono tutti i link per poterlo acquistare dal sito ufficiale. Utilizzare quei link aiuta il mio canale nella collaborazione con il brand. Quindi a tutti gli interessati sarei molto contento se utilizzaste i miei link in descrizione. Poi qui nell'antefatto voglio parlarvi della nuova garanzia che Fanatec offre a tutti i suoi clienti. La prima riguarda il periodo di reso che si estende da 15 a 30 giorni e la seconda proprio quello che riguarda la garanzia di tutti i prodotti che, se acquistati direttamente dal sito Fanatec, avranno diritto a 3 anni di garanzia. Credo un'ottima notizia per tutti i suoi acquirenti. Ma entriamo nel vivo della recensione. Sigla! Ciao ragazzi, oggi parliamo del volante Formula 1 eSport di Fanatec. È un volante ad uso PC e console, in questo caso PlayStation. Non è possibile utilizzare questo volante su Xbox. Volante dal form factor aperto nella parte sotto. Il suo diametro è di 27 cm. Ormai credo che sia rimasta solamente Fanatec che ancora fa volanti con questo genere di diametro. Tengo a precisarlo perché, avendo rimontato il mio Club Sport DD, mi sono subito allertato perché l'effetto force feedback che avevo tra le mani era molto superiore a quello che mi sarei aspettato. Questo perché anche la recensione precedente che avevo fatto con questo volante l'avevo fatta con un volante dal diametro da più di 30 cm, che va a smorzare un pochino quello che è la forza percepita. Con un volante da 27 cm devo dire che 12 Nm cominciano a riempire veramente le sensazioni. È un volante che fa parte della lineup di Fanatec già da molto tempo, è arrivato alla versione 2, portando con sé, anche se con un prezzo d'attacco molto interessante, alcune novità. E quelle più importanti sono i 3 LED nei lati e i nuovi paddle shifter magnetici, ma ne parleremo con calma durante la review. Per quanto riguarda la dotazione pulsanti ce ne sono 3 e 3 nella parte alta e 3 nella parte centrale. Vi faccio sentire subito il feedback. Naturalmente manderò dei video per farvelo vedere ancora più nel dettaglio. C'è una prima parte probabilmente di 1 millimetro con un effetto gommoso e dopo quel millimetro si attiva il feedback tattile. Per ogni pulsante avrete la possibilità di montare delle cover cap e andare a personalizzare tutti i pulsanti. Quelle fornite già di base non hanno una grandissima fantasia a livello di immagini, però ci sono anche dei gadget che potete acquistare a parte. E 2 pulsanti con questa cover esterna in plastica nella parte centrale. Come sempre abbiamo un joystick analogico e un funky switch rotabile, premibile e direzionabile. Nella parte centrale abbiamo un piccolo pulsantino che serve per andare a ciclare alcuni menu interni del volante con cui potete andare a configurare la vostra base. Ci sono sempre i soliti profili che potete preconfigurare e andarli a switchare lavorando con questo pulsantino e con il funky switch andare a modificare i vari valori e i vari preset. Naturalmente questo piccolo schermino potrà essere utilizzato per visualizzare la marcia quando cambiate, per esempio come contachilometri. Io utilizzo molto spesso FanaLED per andare a configurare perché dal mio punto di vista ci sono molte più possibilità rispetto ai software originali di Fanatec. Vi consiglio di andarlo a scaricare. Naturalmente poi comunque è tutto configurabile tramite il software Fanatec. Nella parte alta troviamo i soliti LED RGB per i girimotori. Nella versione 2, come vi dicevo, si vanno ad aggiungere 3 e 3 LED che potete utilizzare per le bandiere come spotter. Come vi ho detto, andate a studiare approfonditamente i software per poterli configurare e sfruttare al massimo.
Nella parte qui sotto abbiamo una piccola serigrafia Formula 1 perché questo volante è in licenza ufficiale Formula 1. Inizierei quindi dalla struttura. C'è una piastra frontale in alluminio al CNC da 5 mm che dà la struttura e la robustezza totale a questo volante. Ci sono le solite impugnature con rivestimento in alcantara. Io ho avuto per tantissimi anni il Club Sport Formula 1, il primissimo modello, e devo dire che l'alcantara è durata tantissimo, anche perché mi capita di vedere online alcune più rovinate. Secondo me dipende sempre da come le utilizzate. Io tendo sempre a utilizzare questi volanti con i guanti. Dal mio punto di vista aumenta il grip, ma aiuta anche a preservare anche la durabilità dell'alcantara. Arriviamo adesso alla parte dietro. La parte di copertura di tutto il volante è in plastica di iniezione, è praticamente la stessa di tutta la linea Formula 1 di Fanatec e con questa piccola serigrafia con la scritta Fanatec nella parte alta. Arriviamo alla parte più interessante, la parte del cambio. È un cambio magnetico. La parte di struttura del cambio stesso è in plastica. Anche la parte del braccetto è in plastica, è in alluminio da 3 mm, la parte proprio del paddle dove voi andrete a premere. Il feedback è totalmente insonorizzato, i Fanatec di solito sono i più insonorizzati che io conosco. Per quanto riguarda l'elettronica abbiamo un micro switch. Il feedback, devo dire, molto piacevole, in qualsiasi punto l'ho andato a premere. Voglio far notare però che il braccetto, essendo in plastica, nella prima parte, se andate a fare solo una leggera forza, potreste vederlo flettere un pochino prima di azionare. Naturalmente durante l'azionamento, che in realtà è totalmente a scatto come è giusto che sia un feedback magnetico, è meno percettibile, ma rende unico il genere di sensazione che si ha quando lo andate a premere. Un pochino differente quando tutta la struttura è in alluminio. Da sottolineare poi che nel prezzo vi viene anche fornito un QR2, è il modello base ma tutto in alluminio, molto bello, ha una satinatura nera come colorazione, personalmente nulla da dire. Questi nuovi modelli di Quick Release personalmente li trovo, oltre che belli a livello estetico, molto pratici, e anche a livello di compattezza con il Quick lato base devo dire di altissimo livello. Vi verranno mandati separatamente. Per il montaggio, ragazzi, veramente sono 4 viti, adesso è tutto molto più semplice, non ci sono nemmeno connessioni da fare, lo inserite, avvitate le 4 viti ai lati e avete montato il Quick Release, potete già giocare. A livello software potete regolare tutto tramite il software di Fanatec. In questo caso, ragazzi, non ho fatto un tutorial perché non ci sono particolari regolazioni da dover fare, è tutto abbastanza semplice, dovrete soltanto nei vostri giochi andare a impostare i tasti. L'unica cosa, sottolineo, andatevi veramente a scaricare Fanaled. Arriviamo quindi alle conclusioni finali e l'esperienza d'uso. Ve l'avevo già anticipata nella parte iniziale dicendovi che sono rimasto subito stupito quando sono andato a guidare sia macchine GT3 sia macchine Formula, che l'impressione di force feedback che avevo tra le mani era molto più grande rispetto a quello che mi sarei aspettato. Quindi queste dimensioni aiutano tantissimo, soprattutto le basi anche con bassa potenza, anche se io l'ho utilizzata con un CSDD da 12 Nm, perché effettivamente trasmettono di più. Devo dire, questa è la prima cosa che mi ha piacevolmente stupito, anche se personalmente preferisco volanti dal diametro maggiore. La dotazione pulsanti è ricca, mi sarebbe piaciuto avere almeno un paio di rotari, anche se è possibile utilizzare quello del Funky Switch. Posso dire però che nella fascia di prezzo 239 euro più spedizione me lo faccio anche andare bene senza rotari. Molto piacevoli le impugnature in alcantara, mi piacciono sempre tanto, anche se ho sempre paura che si possano rovinare, utilizzatele con i guanti, mio consiglio. Ottimo anche il cambio, come ho detto, seppur la struttura è in plastica, il feedback devo dire sicuramente superiore al modello precedente che utilizzava soltanto delle molle. Come ho detto, l'impugnatura molto salda, anche la posizione delle palette devo dire l'ho trovata ottima, non possono spostarsi più all'esterno più all'interno, però guardate un po', che dite? Struttura, quick release, quelli che danno un po' l'effetto di compattezza, personalmente ottimi. È indirizzato sicuramente a chi vuole cercare di mantenere il budget il più basso possibile, perché sicuramente per chi vuole qualche rotary in più e qualche funzione in più prenderà i suoi fratelli maggiori, però andando a spendere anche qualcosa di più. Naturalmente ringrazio Fanatec per la collaborazione che ormai dura da un po'. Ragazzi, qui sotto ci sono tutti i link per poterli acquistare. Come vi ho detto, è il modo migliore per supportare il canale e soprattutto cementare questa collaborazione.
soprattutto poi se volete che vi porti più prodotti di questo brand. Ragazzi, vi ringrazio come sempre, ci vediamo alla prossima, ciao!